Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, è lunedì 18 dicembre del 2023. Buongiorno da Mattino Milan, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, buona settimana. Settimana corta, in realtà, una settimana breve, visto che oggi è lunedì e si tornerà in campo ancora prima del weekend, venerdì a Salerno per chiudere prima di Natale. Questa grande tranche di partite che ci vede ormai in pista dalla scorsa sosta. Henry, io direi di iniziare subito, visto che ieri il Milan ha vinto, c'è da parlare di una buona partita del Milan, di un personaggio così a sorpresa, visto che alla fine è entrato in campo nel primo tempo, ha fatto gol, ovvero il buon Giancarlo Simic. C'è da parlare purtroppo degli ennesimi caduti sul fronte, e eccetera, eccetera. Beh, Allora, sì, allora innanzitutto ricordiamo che giochiamo venerdì perché poi c'è quella fantastica sosta di Natale di ben un certo, giorno che tu hai giustamente evidenziato nel corso delle settimane e il soprattutto Natale. ricordiamo a tutti quanti di mettere like, di iscriversi al canale, di attivare la campanella, tutte le notifiche. Ci aiuta tanto ragazzi, se arriviamo come sempre a 1000, 1500 like, non so, 700, 800, vedete voi insomma. Ci aiuta tanto e lasciateci anche un commento, mi raccomando, diteci la vostra qua sotto nei commenti su Simic, insomma sulla gara, sugli infortuni, sulla classifica che insomma sta prendendo, sempre più forma, diteci la vostra nei commenti. Ma, per arrivare alla partita, Sì, Ehm, allora, è stato un approccio strano secondo me, cioè un Milan diverso, con questo 3-2-3-1-1, insomma una roba veramente particolare con i 3 difensori, più Florenzi e Reinders, più davanti Pulisic, Loftus-Cheek e Theo e poi Leao e Giroud, no, è stato un approccio tattico che non avevamo mai visto credo, di questo tipo, che mi ha stupito e probabilmente che ha stupito anche un pochino il Monza, che non si aspettava questo. Poi in realtà quando è uscito Pobega per infortunio ci siamo messi un pochino diversamente, con Loftus-Cheek si è un pochino abbassato ed è lì che poi abbiamo fatto la differenza, direi. Il Monza sì, ha dimostrato comunque di aver giocatori interessanti, di provare a costruire, a giocare, però poi la differenza di valori secondo me è venuta fuori, proprio parlo dei singoli, cioè che si è vista tanto. Al netto, ripeto, di un qualcosa di diverso che finalmente è stato fatto. Non so se sarà efficace, se è stato per quello che hai vinto la partita, onestamente non so dirtelo, se si potrà riproporre, non lo so. So che è un qualcosa di diverso. Abbiamo finalmente visto un qualcosa di diverso e di questa cosa son stato contento. Poi dopo magari parliamo anche di Simic. Milan alta quota, gol e bel gioco, il nuovo diavolo blinda, il terzo posto il Monza non c'è. Super Renders, il Baby Simic, Okafor rilancia le ambizioni rossonere, Juve più vicina, più 4 sul Bologna, perché il Bologna ieri ha vinto ancora Sì, e quindi è praticamente la prima delle escluse per la zona Champions, ma è lì a 4 punti. Milan che quindi mangia 2 punti alla Juve, non all'Inter, lo sappiamo perché ha vinto anche a Roma con la Lazio, e per ora direi che va bene così, per sì, ora. la speranza era proprio oggi di recuperare almeno un paio di punti all'Inter, cioè nella serata di ieri arrivare a -7 sarebbe stato diverso. È che l'Inter vince e continua a vincere, sta facendo 3 punti su 3 punti, come d'altronde poteva e potrebbe fare anche il Milan, però l'Inter non si ferma mai. Per ora diciamo che va bene così, io credo che sarà difficile a questo punto, che cacciamo ogni tanto anche qualche gufatina, credo che sarà difficile a questo punto chiudere l'anno a meno di 9 punti, cioè non vedo una Inter che perde o pareggia delle partite da qui alla fine dell'anno. È impossibile. È impossibile direi. No, ma a parte la gufata in sé, cioè lo credo proprio fermamente. Cioè in questo momento mi sembra proprio difficile che possa accadere. No, ma Noi infatti. dobbiamo essere bravi comunque a battere il ferro finché è caldo, cioè a rimanere lì, a provare a vincere anche noi, a non andare, ripeto, sotto le 10 lunghezze
di distacco, perché c'è sopra le 10 lunghezze di distacco, perché a quel punto sì che veramente i giochi finiscono, devi rimanere a 9 almeno, poi se riesci ad arrivare a 7, 6 o 5 sarebbe straordinario, direi prima del 2024, ma la vedo dura. Sì, è un po' dura l'Inter per chiudere questa andata anzi, ha Lecce in casa, Genoa fuori e Verona in casa. Eh. Diciamo, non propriamente proibitive, ma d'altronde è un po' come le nostre, onestamente. Siamo abbastanza Sì, simili come calendario. A proposito, chiudiamo il discorso di ieri con due o tre temi di più stretta attualità. Gazzetta fa le pagelle come al solito, ma le abbiamo fatte anche noi. Le trovate sul canale qua da ieri sera. Per Gazzetta il migliore è stato Giancarlo Simic, 7,5. Loftus il peggiore con 6. Pioli prende 7, come Maignan, come Reinders e come Rafael Leao. mh, Carlo, possiamo dirlo noi? sì, Siamo essere di solito un po' di manica larga con Rafa, sì. onestamente. Ieri 7 è un po' too much. No, ieri ha fatto una partita da 6, se vuoi dargli il 6 e mezzo per Per l'assist, l'assist. perché veramente è sceso in campo con le Crocs, ieri alle 12:30, bella ciabattata, pe d in almeno 3 o 4 occasioni avrebbe potuto far molto meglio. L'assist comunque l'ha fatto, quindi il raddoppio arriva anche per merito suo, però ieri abbastanza, come dire, vogliamo dire ancora in ripresa dopo l'infortunio? Vogliamo dire che non aveva così tanta voglia? Non lo so il motivo specifico. Di certo non ha fatto una gara da 7, dai. Ha fatto una gara da 5 e mezzo, 6, che però con quell'assist arriva magari anche a 6 e mezzo. Tomori, Kier e Florenzi prendono 6,5 per quelli che gli han giocato dietro, insieme a Teo, insieme a Pulisic, insieme a Giroud, insieme a Okafor, insomma han preso praticamente un voto comune, cioè il 6,5 politico quasi, mi viene da dire, cioè Io non sono troppo d'accordo. eh, su chi? Su Florenzi, Cioè? perché per me Florenzi ha fatto una gara diversa rispetto a quella degli altri. Cioè Mh, avrebbe meritato mezzo voto in più per il semplice utilizzo che ne è stato fatto. Cioè era un po' ovunque, doveva girovagare per il campo, stare largo, poi stare stretto, poi restare largo, poi fare dei movimenti, poi farne altri, dare una mano dietro ma spingersi in avanti. A me la gara di Florenzi è piaciuta perché è stato un po' diverso rispetto a tutti gli altri, proprio in campo lo vedevo come se fosse una sorta mh. di oggetto a sé, no, di punto a sé rispetto agli altri 10, e quindi gli avrei dato quel mezzo punto in più, perché è come se fosse stato una sorta di appunto, di giocatore quasi in solitaria, ecco. L'unico senza voto è Tommaso Pobega. E qui apriamo l'altra parte ai noi. Caso infortunio, Okafor segna ed esce, anche Pobega va KO, Pioli si gioca troppo. Problema all'anca per il mediano, muscolare per Noah, il tecnico dice ora diamo continuità ai risultati. A sinistra vedete il conto da inizio stagione, 9 infortuni non muscolari, 20 sono quelli muscolari. 20 giocatori Eh, coinvolti. guarda Solo il Henry, Milan gioca troppe partite tra l'altro, e noi ne facciamo un paio in mezzo a tutte le settimane di più, cioè chiamiamo le rappresentative, chiamiamo le squadre di Serie D e giochiamo anche noi quelle partite lì, quindi giochiamo troppo. Io sta no, ma roba guarda, veramente non la capisco. che si giochi troppo è anche vero. Cioè, non può essere anche una delle concause, assolutamente. Prepariamoci, perché l'anno prossimo ci sono altre 2 partite in più, la Champions è più lunga, è più se giochiamo la Champions, è più lunga, è più anche condensata e sono più partite. Quindi se giochiam troppo quest'anno voglio ridere l'anno prossimo. No, ma questo sì, cioè, allora, che possa essere una delle cause che vanno a peggiorare la situazione, io ci posso anche stare, ci sta che sia anche questo il motivo. Così come ad esempio può essere legato al fatto che anche altre squadre in Europa non siano messe bene in questo momento. Ora, il tutto sta nella locuzione in questo momento, cioè
ci sono squadre in Europa che dopo aver giocato per 3 mesi ogni 3 giorni, adesso iniziano ad avere dei problemi importanti, o nelle ultime 2 settimane, o nelle ultime 3, o nelle ultime 4 settimane iniziano ad avere dei problemi importanti. Il Milan ha aperto la propria crisi alle prime settimane di ottobre, quando ancora si era giocato un po' parte del mese di agosto e il mese di settembre con le impegni delle nazionali, tra l'altro. Quindi che si gioca troppo, sì, ci posso stare, può essere una delle cause che ci stanno magari non permettendo di uscirne, ma se il Milan è in emergenza da inizio ottobre è colpa del Milan. È ovvio che nessuno lo ammetterà, perché sarebbe come dire ho sbagliato o abbiamo Sia mai sbagliato. dire che abbiam sbagliato, No, sia mai dire che non abbiam si può sbagliato. dire che se no. Però è ovvio che ci sono tante concause, tra cui i nostri errori, per forza di cose, se no da 2 mesi e mezzo a questa parte non Spiegami. saremmo messi così. Pobega da quand'è che gioca troppo, che ha fatto 3 partite in croce quest'anno? Vediamo se è un problema muscolare quello di Povega, però No, perché qui continuiamo a prenderci in giro e prendiamoci in giro, va bene, cioè ci prendiamo in giro tutti quanti insieme, prendiamo in giro i tifosi, prendiamo in giro i giocatori, prendiamo in giro le prendiamoci tutti quanti in giro. Va benissimo dire che si gioca troppo, va benissimo dire che siamo sfortunati, che i giocatori si rompono perché sono propensi a rompersi, continuiamo così. Non riconosciamo gli errori, è giusto farlo ed è anche il modo più sano per risolverli, va bene, alla grande. speriamo di chiuderla qui, non so più che cosa dire di questa situazione, Bravo. tanto aspettiamo, che devo fare? Aspettiamo. Chiudiamo con Simic, che è l'altra buona notizia di giornata, oltre ai 3 punti, cioè l'esordio top del buon Giancarlo, che ha sfruttato bene la situazione, bene il momento, e si è messo dietro, ha fatto bene da difensore e Sì. poi ha trovato il gol. Comunque il suo, quello che doveva fare, cioè difendere, ha fatto bene. Papà in lacrime, il Milan è sempre più giovane, ora tocca ai Menez, ne va verso il rinnovo e se nasce l'Under 23 possono anche essere magari altri pensieri che può fare il Milan, cioè far salire qualche altro ragazzo dall'Under 19. Detto ciò, molto bene, insomma, lui ieri ha fatto una buonissima partita. Lui lo avevamo già visto quest'estate Real. con la tournée col Real Madrid. E a me aveva già dato buone impressioni. Di certo contro il Monza è andato oltre le più rose aspettative, cioè l'ho visto anche un pochino più, non so se questi mesi comunque in primavera gli hanno fatto bene. L'ho visto molto più sicuro di sé, molto più anche fluido nei movimenti, molto più meno impastato che invece quest'estate magari, cioè giochi con Real Madrid in amichevole a inizio stagione, tu che sei appena arrivato e sei della primavera, insomma magari ti fa un pochino specie. Quindi l'ho visto veramente molto più attivo, più attento e non dimostra l'età che ha secondo me in campo, cioè sembra Mh. già un giocatore mentalmente più grande e poi è arrivato anche un gol incredibile da difensore con quella zampata sotto misura che era quasi impronosticabile credo. Sì. Si poteva mettere prima forse 'sto ragazzo invece di adattare 7 giocatori diversi? Probabilmente sì, però ti direi bene così che ha esordito a San Siro, che ha esordito con un gol e soprattutto con una grande prova. E mi ricordo nel secondo tempo ha fatto un'uscita in mezzo a 2, 3 per poi allargare il gioco, veramente interessante anche, oltre ad aver comunque tenuto bene in difesa contro lui era sul lato di Dani Mota che è stato anche uno dei più attivi del Monza, quindi molto bene direi. Noi siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan delle 11, poi sarà tempo di lancio delle 13 del talk delle 16 alle 19. C'è la lavagna tattica di Milan Monza, quindi buon lunedì. Grazie a tutti, mi raccomando i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, tutte le cose che dovete fare, ci ritroviamo più tardi, ciao. Ciao, ciao a tutti, ci troviamo tra poco. Ciao.